Io Stefano. E io sono Luca, io sono il cameraman. E noi due siamo i tecnici di Caos. E io mi occupo della lettura dei commenti. E continuiamo noi. Ci avete chiesto in molti di farci vedere. E finalmente. Eccoci qua, ci avete trovati. Cosa vi raccontiamo? Come è nato Caos? Vi raccontiamo cosa abbiamo fatto di studi, di cose, di esperienze tecniche. Cominciamo a raccontare un po' di Caos. Allora, Caos è nato nel lontano 2013 e abbiamo iniziato io e Luca. Mettevamo di tutto su questo canale, non l'avete mai visto come era prima. Forse qualcuno di voi iscritti più da tanto tempo ha visto ancora dei video che poi abbiamo tolto perché erano veramente non erano molto interessanti. Quello che ci capitava lo mettevamo e provavamo. Poi pian piano hanno cominciato a iscriversi persone, abbiamo cominciato a cambiare genere di video quando abbiamo visto che avevamo fatto qualche esperimento, forse uno o due ci sono ancora nei video più vecchi, e abbiamo visto che l'interesse verso questo tipo di video saliva e si iscriveva tanta gente che noi ringraziamo tantissimo perché siete stati i primi iscritti nelle nostre colonne di supporto e anche tutti i nuovi iscritti continuate a esserlo. Ci avete dato veramente la spinta per iniziare e per continuare col vostro entusiasmo e i vostri commenti. Anzi, vi invitiamo a mettere subito un bel like a questa diretta, così vi vedremo in diretta. E niente, poi è arrivato Michele, Mike, che ha contribuito notevolmente con le sue conoscenze, ci siamo integrati e abbiamo fatto i video che adesso vi piacciono tanto, che seguite. Abbiamo imparato tantissimo l'uno dall'altro, abbiamo avuto esperienze diverse ma simili. E io ho iniziato da ragazzino prendendo la scossa da un piccolo trasformatore a 9 volt. Alimentandolo con una pila al contrario sentivo queste scosse e mi dicevano tutti che era impossibile perché praticamente la pila era a 9 volt, non potevo sentirla. E questa mia curiosità mi ha portato a conoscere, a cercare di scoprire come funzionassero i vari apparati e ho cominciato a smontare qualsiasi cosa. Infatti una delle nostre serie, uno dei nostri format che sta diventando più famoso è proprio quello di Smontiamolo subito, che deriva da questa mia antica passione di smontare tutto. Io ho iniziato, si può dire, da piccolissimo perché ho i ricordi della prima casa dove abitavo con i miei, prima che nascesse mia sorella, sono il contatore della luce elettrica, gli interruttori, la presa di ceramica in bagno, la presa volante della lavatrice e qualcos'altro di elettrico. Avevo 2 anni e mezzo quando sono andato via di lì. Mia madre mi portava in braccio a guardare queste cose perché le volevo vedere. Poi mio padre era ingegnere e mi ha vista questa passione, mi ha continuato a dare una mano e poi ho continuato per conto mio a sperimentare, a studiare cose. Ho letto moltissimo nei suoi libri dell'università, ho letto libri più antichi e ho una certa conoscenza della tecnologia antica. E niente, poi ho continuato a fare queste cose. Ma chiedono che studi avete fatto? Allora, io ho perito elettronico, però ho iniziato praticamente a studiare da piccolo queste cose. Un po' di matematica me l'ha data mio padre, poi la scuola e via. Io sono diplomato, sono ufficialmente installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le mie passioni però sono sempre state tantissime. Ho iniziato un po' con i videogiochi, quelli vintage, che conoscerete tutti, e poi mi sono buttato un po' sulla programmazione perché il mio scopo era quello di programmare un videogioco. E poi ho scoperto che questa passione per la programmazione era in realtà uno strumento per andare a fare misure, andare a fare calcoli e quindi costruire apparati scientifici, e da lì è venuta fuori poi tutta la mia passione verso la fisica amatoriale e di seguito poi è venuto tutto, la meccanica, la fisica, perché è tutto necessario per poter costruire tutto quello che si ha in mente. Da una certa età in poi anch'io
ho preso quella via lì, mi sono appassionato di idraulica, pneumatica, tutte queste cose qua, sempre da piccoli, età, avevo avuto 12 anni, ci siamo messi a fare di tutto praticamente. Io ho disegni di quando avevo 11 anni che Sì. cominciavo a progettare cose. No, voglio sapere se siete parenti. Non siamo parenti, No. nessuno dei tre. Ci avete chiesto se siamo padre e figlio, se siamo maestro e l'allievo. No, siamo amici, ci siamo conosciuti tramite Facebook, direi. Sì, noi sì. E ci incontriamo, non viviamo neanche tanto vicini, ci incontriamo più o meno una volta alla settimana e ci facciamo una pizza il mercoledì di solito, quindi il mercoledì lo chiamiamo il nostro giorno di pizzata, così conoscete anche un po' di noi. E nel mercoledì di pizzata di solito giriamo il video che poi vi proponiamo durante la settimana. E niente, inizialmente abbiamo visto che questa passione di mettere questi video su YouTube ci garantivano almeno di avere una pizza a testa a settimana, e quindi era una cosa molto simpatica, aveva questo ritorno e ci è sempre piaciuta così, ecco. Vi faccio vedere una cosa, un quadro elettrico del mio laboratorio che ho costruito quando andavo alle medie. Questo è un pezzo di storia veramente. Con vecchi componenti, c'è il coltello, un trasformatore, un autotrasformatore che mi dà qua la 220 e qua la 125, costruito con un filo telefonico militare recuperato quando eravamo andati in montagna nelle Dolomiti, e c'era pieno di questi fili perché facevano campi e esercitazioni. Così ho preso sto filo che è fatto di fil di ferro con 3 fili, ci sono tipo 6 fili di acciaio e 3 di rame. Ci ho messo dei carichi tremendi e l'ho usato questo fino al 2014. La mia passione invece era avere un cannello, ma dicevano che era pericoloso e quindi non me lo facevano maneggiare o comprare, e allora ne avevo costruito addirittura una benzina con una pompetta che soffiava aria a mano in una specie di carburatore, e con quello riuscivo a fare un bel dardo azzurro e a roventare cose. Un'altra domanda è: che lavoro fate adesso? Allora, io faccio un lavoro sì che c'entra in parte con quello che facciamo, non facciamo molti video di elettronica, però io sono più nell'elettronica, lavoro sui gruppi di continuità, quindi da cosine piccoline sui 250 VA a mostri di 6,4 megawatt, scusate. E quindi questo è il mio lavoro, assistenza e riparazione di queste apparecchiature. Io faccio un lavoro di progettazione, progetto e realizzo apparecchi, di solito apparecchiature uniche per laboratori di ricerca, quando si tratta di mettere su un esperimento dove un accrocchio di normali apparecchiature del commercio, nell'ambito dell'appunto chimica, fisica, non si adattano, costruisco delle cose ad hoc, del progetto le costruisco. Diciamo questa è la maggior parte del nostro lavoro, quindi meccanica, elettronica, pneumatica, idraulica, refrattari particolari, materiali speciali, perché sono apparecchiature piuttosto complesse che lavorano magari ad alta temperatura, ad alta pressione, tutte queste cose qua, anche un po' pericolose, quindi c'è anche tutto uno studio legato alla sicurezza dell'operatore, queste cose. L'altro voglio sapere riguardo al laboratorio, questo laboratorio qua, Sì. se è di caos, se È il laboratorio di caos, veramente il mio laboratorio, dove, diciamo, il mio secondario laboratorio, dove faccio, insomma, privato, dove facciamo adesso insieme tante cose. Esiste poi un altro laboratorio che avete visto in alcuni video, come ad esempio quello del Cruschino, che è il mio, dove anche lì ho più o meno le stesse apparecchiature, un tornio, una fresa, trapano a colonna, mola, eccetera, è eccetera. arrivato Marco Valleggi nel frattempo. Grande, ciao Marco! Ciao! Ci fa veramente molto piacere, non vediamo l'ora di fare un'altra collaborazione con te. Penso che ci sentiremo presto. E niente, poi è un altro laboratorio principalmente dedicato a fisica elettronica proprio in casa, quindi ho una stanza dove tutti hanno il salotto
io ho il laboratorio. Certo, è giusto. Dove abbiamo quel bellissimo laser che taglia anche metalli, dove abbiamo stampante 3D e altre apparecchiature. Vogliamo sapere anche qual è il vostro progetto più interessante che avete costruito, ma uno è difficile da... Sì, è difficile, allora io posso, vabbè, quelli fatti per lavoro, però adesso vi faccio vedere questo qua è un progetto molto interessante. Questo qua è nato non per lavoro, ma da un bisogno di avere una fiamma concentrata ad alta temperatura senza l'uso dell'ossigeno. Questo qua è un bruciatore che poi è stato anche brevettato da noi, questo sistema non esisteva, tra l'altro è stato anche visionato da ricercatori dell'Enea, sulla Bovisa, il Politecnico di Milano. C'è un fenomeno particolare, siamo riusciti a creare una fiamma ad alimentazione inversa, cioè il gas aria è un premiscelato, il gas aria arrivano all'esterno della fiamma e i gas di combustione ne escono da dentro la fiamma procedendo fuori, una fiamma conica svirlata, cioè praticamente come un turbine, come una tromba d'aria lì dentro, e crea questo cono fisso di combustione. Qualcuno vuole sapere anche la vostra età? Comincia a essere è meno brutta figura. Non lo so, se questa è una domanda che va un pochino sul privato. Allora, io sono 47enne da pochi mesi e niente. Io 64enne da un mese. Di altri lavori che avete fatto nel passato, interessanti, che vi hanno insegnato? Ma io ho fatto un lavoro di cablatore di quadri elettrici, che mi ha aiutato tantissimo poi anche ad apprendere la tecnica della costruzione del cablaggio. È stata molto utile anche in apparecchi che avete visto in alcuni video passati, ad esempio un quadro di controllo per una pompa turbomolecolare. E poi cosa ho fatto? L'elettricista communis, direi, quello che viene chiamato fra noi anche l'elettriciaio, proprio la cosa più volgare dell'elettricista. E poi niente, mi sono dedicato poi direttamente ai gruppi di continuità. Io allora ho studiato, perché quando ho finito di studiare sono andato a fare il contadino tagliaboschi. Per 4 anni ho tagliato boschi, soprattutto facevamo quello, poi avevamo delle mucche nella stalla. Mia sorella si era sposata in questo posto e ho dato una mano a questa azienda agricola che si basava soprattutto sul taglio della legna. Lì ho fatto un po' di tutto, tutti i lavori di campagna e soprattutto bosco. Poi ho costruito dei macchinari per la lavorazione della legna, ho costruito rimorchi e cose varie. Poi ho fatto anche aiuto becchino in quel periodo, perché il suocero di mia sorella faceva saltuariamente, quando c'era bisogno, c'era poca gente che moriva in quel paese, faceva quel lavoro. Poi dopo mi sono imbarcato, ho fatto l'elettricista di bordo in una società che si chiamava Almare, e il gruppo Fimmare, per non molto tempo, perché poi quando ho conosciuto questa nave dovunque, ogni angolino, mi sembrava una cosa enorme, una città, era una 200.000 tonnellate, trasportava petrolio, ma alla fine mi è diventata stretta. E niente, poi ho cambiato e sono andato a fare varie cose sempre in proprio, tra cui anche manutenzione, apparecchiature di odontoiatri, odontotecnici, poi manutenzione di apparecchiature da laboratorio scientifico, che aggiustavo, me le passavano ad aggiustare. E poi ho lavorato anche in uno studio di architettura famoso, molto famoso, facevo la parte tecnica per la ricerca su anche coibentazioni, su facciate di palazzi. Ho fatto dei simulatori, ho fatto un grosso simulatore che simulava la facciata di un progetto con doppi vetri e un'intercapedine ampia con le piante dentro, tutte delle cose strane, e avevo messo tutto un sistema di misura termica di energia estratta e inviata dentro secondo le stagioni, un anno di esperimenti, di misure. Poi vabbè, abbiamo messo su una società, io e un altro mio socio, e niente, continuiamo a fare cose tecniche appunto che ho detto prima, apparecchiature per il laboratorio, prototipi e cose simili. Stefano ha veramente un'esperienza decennale a 360 gradi proprio.
Qualcuno chiede se ci può anche della roba da regalarci. Allora, sì, abbiamo già ricevuto da voi e vi ringraziamo alcuni materiali e oggetti da smontare o da far vedere nei nostri video. Potete scriverci all'indirizzo che trovate nella pagina informazioni del nostro canale YouTube o direttamente anche su Facebook. Abbiamo anche una pagina Facebook e vi risponderemo dandovi l'indirizzo. Ci permettiamo di fare un po' di selezione perché purtroppo abbiamo poco spazio e quindi non ci possiamo permettere di accumulare tonnellate di roba. Sì. Qua è grande, ad esempio, ma è già pieno. Il suo laboratorio è un po' più piccolo, ma è strapieno. Ci riusciamo a muovere a malapena a volte. E quindi se sono piccoli oggetti interessanti che possono essere anche utili appunto in un video, vengo volentieri. Molte domande abbiamo già risposto e eventualmente la live la lasciamo che chi è arrivato più tardi possa rivederla. Nel frattempo siamo già arrivati a quasi 650 persone. Wow! Buono, ottimo. Abbiamo persone che ci vogliono bene, veramente. Per chi vedrà questa live registrata, possiamo consigliarvi, se non l'ha già fatto, di iscriversi. In questo modo potrete avere la notifica in diretta e poter interagire con noi nel caso in cui facessimo un'altra diretta futura. Ci sono anche molti messaggi di apprezzamento che noi li ringraziamo. Grazie a tutti voi, perché siete veramente la forza che ci dà la spinta di andare avanti e scervellarci e pensare a nuove cose da farvi vedere. Noi abbiamo molti interessi, a volte non ci vengono anche in mente cose che abbiamo fatto in passato. Sì. E grazie ai vostri suggerimenti ci torna alla mente qualcosa di vecchio, lo andiamo a riprendere e costruiamo un video ad hoc su questo oggetto, su questo esperimento. Qualcuno diceva dei video vecchi che sono stati alcuni tolti e si parte dal numero 15. Sì, alcuni erano video forse un po' spaventosi, con fiammate esagerate, cose simili, un po' rozzi. Erano video che forse era meglio non mettere, esplosioni di petardi, cose del genere. Sì, ce n'era anche uno semplicemente con un filo rovente tenuto in mano con la corrente elettrica. Sì. Purtroppo anche qui dobbiamo dire una cosa: non siamo in America e YouTube, per quanto riguarda l'Italia, va a censurare tantissimi comportamenti che ritiene pericolosi. Per cui non chiedeteci di sintetizzare esplosivi, di fare napalm, di farvi vedere cose pericolose, perché purtroppo non possiamo farlo. Se lo facessimo potrebbero anche sospenderci o chiuderci il canale, per cui siamo limitati alle cose di uso comune, diciamo. E niente, noi adesso stiamo preparando un altro video che andrà in diretta, uscirà fra un paio di giorni. Sì. Qui abbiamo qualche cosa per darvi un piccolo spuntino, un'anteprima, se non diciamo ancora cos'è, lo spoileriamo. Lo saprà già che cos'è questo oggetto. E niente, ringraziamo tutti tutti quelli che si sono collegati. Ringraziamo nuovamente coloro che ci hanno fatto un'offerta sulla nostra pagina Ko-fi, e potete offrirci anche semplicemente un caffè da 2 euro, o potete anche iscrivervi e decidere di lasciare una donazione mensile tutti i mesi di quanto volete. In questo modo ci aiutate ad avere una piccola paghetta che normalmente utilizziamo per acquistare accessori, strumenti, attrezzature, oggetti e cose strane da farvi vedere. Ogni tanto qualche iscritto ci regala qualcosa, come questo fornelletto microscopico. Abbiamo detto che avevamo fatto vedere il fornelletto più piccolo, invece ci hanno detto non è quello più piccolo, ve lo spediamo noi, quello più piccolo, e ci hanno mandato questo. Ringraziamo. Alcuni chiedono dei trattamenti di doratura. Sì, e noi quando facciamo qualche video del genere, le soluzioni che troviamo per fare certi trattamenti galvanici sono nostre, prendiamo spunto, però poi magari perfezioniamo ciò che c'è, facciamo tante prove e
Adesso stiamo cercando di mettere a punto, vediamo se ci riusciamo, perché tante volte sono spunti che partono da certe conoscenze di certe sostanze. Un trattamento di doratura e argentatura senza l'uso del cianuro di potassio. Magari parlare un attimo degli approfondimenti sulle sostanze pericolose che vengono sempre di più eliminate attualmente. Sì, per la Comunità Europea ha messo al bando, ha obbligato, diciamo, gli Stati, non so se è obbligato a mettere al bando certe sostanze con cui si possono fare esplosivi, vedi acqua ossigenata, vedi acetone, vedi acido solforico, acido nitrico, per paura di 4 gatti che possono fare attentati. Nitrati, nitriti, sì. Un sacco di sostanze Dando, che purtroppo sì, erano molto utili per la chimica, sintetizzare componenti. E per l'artigianato anche. E così hanno praticamente creato un fastidio a tantissime persone che usavano tranquillamente queste sostanze per anche artigianato loro. E ci rendono difficile Sì. la vita, perché a volte fare un trattamento sul metallo sarebbe tanto semplice, Sì. usando un particolare Sì. acido, un particolare composto, Infatti e purtroppo ultimamente non riusciamo a farveli trovare più in commercio. avevamo fatto un video sulla ramatura con acida, base di acido solforico, abbiamo fatto un video sulla ramatura alcalina con alcalina almeno neutra basica, per evitando l'acido solforico funziona. E poi lo metteremo questo video, e poi vorremmo appunto risolvere altri trattamenti di galvanostegia eliminando appunto gli acidi, quindi facciamo continuamente studi, tentiamo, otteniamo subito risultati meschini, poi ci viene qualche idea per provare, variare, riusciamo a mettere a punto. Sì, non sembra, ma il vero canale YouTube è praticamente un lavoro. Sì. E quindi ci Facciamo- sono, dietro a quei 10-15 minuti che vedete di un video, spesso ci sono ore o giorni di lavoro. Facciamo i ricercatori, cittadini di sera, magari non assieme, Michele a casa sua nel suo laboratorio, io qua, traffichiamo, Luca mi dà una mano, guarda che abitiamo vicini a Luca, traffichiamo, proviamo, facciamo questi pacciughi finché non otteniamo qualcosa che poi vedete nei nostri video. Una cosa interessante sono le tue mani di amianto, Ste. Vogliono sapere ulteriori informazioni. Sono mani che Vediamo quanto resistono. Mani che fin da piccolo ho trafficato, infatti mia mamma da piccolissimo mi ha portato dal dottore perché avevo queste cose strane, il dottore ha detto: ma signora, quelli sono caldi. Avevo tipo 4 anni, 5, ero sempre lì con le pinze di mio padre, attrezzi a trafficare. E poi niente, un signore tantissimo tempo fa mi aveva raccontato che aiutava un fabbro e che questo fabbro prendeva il carbone acceso e lo aggiustava sulla forgia, e io avevo la forgia perché me l'ha detto, perché mi ha visto che stavo lavorando, e ho cominciato a fare quella cosa lì, a spostare il carbone stringendo i denti, poi pian piano mi sono abituato. Ho una pelle che non è durissima, ma da asciutta regge fino sui 180 volt, non sento nulla per mani asciutte. Mani bagnate inizio a sentire sul centinaio di volt, appena qualcosa, con la 110-125 sento un minimo. Diamo anche il mio valore, io comincio sui 105 volte a sentire Sì, la corrente che ecco. passa. Ho provato piano Sì, piano aumentando. Io praticamente maneggio, poi faccio anche circuiti a valvole dove c'è tipo 150 volt, ci traffico con le dita sotto tensione, anche con la 220, però ogni tanto prendo la scossa, l'ho sempre presa. Ho sempre cercato di calcolare quante volte ho preso la scossa nella mia vita, ho iniziato sui 2 anni e mezzo dietro al TV. E poi ho continuato perché infilavo il cacciavite nelle prese apposta per sentirlo, stando per terra, figurate, ci passavo il dito così, ma ero piccolissimo, tipo 4 anni, mi hanno messo degli appositi tappi nelle prese, allora non c'erano quelle con l'interblocco che non puoi infilare, e allora io li toglievo col cacciavite, ci infilavo il cacciavite. Mi raccomando, non imitateci, No. non fate questa a casa, non è quello che vogliamo fare, ecco, Sì. di darvi un esempio cattivo Sì, di come non però si fanno le poi è cose. importante una cosa: ogni persona in queste cose è più o meno sensibile, ogni persona, ci sono persone che rischiano anche una questione di cuore o di, anche in un momento che prendendo la scossa, uno che non è abituato può anche avere un trauma che si ripercuote sul fisico, sul cuore, partendo anche dallo spavento. Ci sono persone che sono morte con una normale scossa.
quelli che io ho preso centinaia, migliaia di volte, non so quante. Allora, devo rispondere a tanti che hanno chiesto se abbiamo già fatto un video sulla meditazione. Sì, l'abbiamo già fatto, sì. ed è il video che ha fatto più visualizzazioni sul canale di Caos. Siamo arrivati vicino alle 900.000 visualizzazioni, quindi possiamo dire Sì. di aver insegnato ad anodizzare a circa 800.000 persone, perché molti l'hanno rivisto più volte. Sì. E tantissimi ci hanno detto, gente che cercava proprio questo argomento, ci hanno detto che è il miglior video di YouTube dove è spiegato tutto punto per punto. In effetti i video che ho visto sono un po' vaghi, non ti danno precisione su certe cose. Mi permetto di fare un piccolo spoiler e speriamo di riuscirci. Stiamo studiando un trattamento di anodizzazione senza acido solforico e ho trovato già dei documenti, sto facendo qualche esperimento. Non vi promettiamo che uscirà a breve perché dovremo passare parecchio tempo, però il problema dell'anodizzazione era appunto l'acido solforico, che nessuno riusciva più a trovare. Adesso forse riusciamo a darvi una soluzione questo è un altro nostro video del contatore del gas, se non l'avete visto andatevelo a cercare. E questo è praticamente il motore che fa girare il conteggio col passare del gas. Alcuni hanno chiesto se invertendo il contatore segna al contrario. No, non funziona proprio. Se io soffio si blocca, è fatto apposta, perché non ci un ritorno, qualcosa non possa E contare. anche se provasti a bloccarlo, la valvola cassetto rimane chiusa su uno dei due polmoni e quindi non avreste più flusso di gas. Comunque abbiamo fatto questo video, in tanti ci avete addirittura scritto privatamente chiedendoci altre soluzioni su come bloccarlo. Attenzione, ma c'è da chiarire una cosa. Abbiamo fatto questo video perché abbiamo smontato un phon, un televisore, un forno a microonde, una stampante, non mi ricordo cos'altro, e abbiamo smontato anche un contatore del gas. Questo è per farvi vedere le curiosità che hanno dentro gli oggetti di casa nostra. Dal punto di vista tecnico. Non C'è anche Pieraisa nella live. Grazie, mi dicono. Ciao, Pieraisa. Speriamo di fare un progetto anche con te. Sì. Potremo parlarne insieme. Qualcuno chiede se gli piace la meccanica, ma... E un'altra cosa interessante sui libri interessanti antichi su cui si può imparare molto. Steve ne parla parecchio. Allora, io ho iniziato con un libro di mio padre che si chiamava Lineamenti di radiotelegrafia, era la traduzione in italiano del 32 di un libro del 17 americano. Lui stesso aveva iniziato perché ha fatto ingegneria navale meccanica, però era appassionato di elettronica, di queste cose, anche lui da piccolo, da ragazzino, e aveva questo libro, poi l'ha passato a me, mi ha regalato anche un tester, quello vecchio, il suo, e poi aveva altri libri, ho cominciato a trovare da mia nonna i libri dell'università di mio padre e mi ci sono buttato, e quando abbiamo traslocato da casa mia nonna abbiamo trovato dei libri, ho trovato dei libri affascinanti dell'Ottocento, tra cui uno tecnico del 1830, un'enciclopedia di fisica del 1830, stupenda, e ho imparato tantissime cose anche nella semplicità con cui spiegavano, e erano bellissimi disegni, sono tutte le tavole, e poi è interessantissimo il punto di vista scientifico di allora su certi fenomeni rispetto a quello che si conosce adesso, è una cosa affascinante, me lo sono letto 2 volte. Ripetiamo che questa live la lasceremo pubblica perché tanti continuano a chiedere. Io sono il Cabra, mi sono già presentato, i nomi li abbiamo già detti, eventualmente li ripetiamo. Io sono Luca. Io sono Michele. E io Stefano. Vi parlo anche del mio libro, uno dei miei preferiti, letto veramente da ragazzino, giusto intorno agli 11-12 anni. C'è anche Davide Gatti di Survival Grande, Hacking. Survival Hacking, Ciao, mitico anche tu. Siamo veramente un gruppo, ci stiamo unendo sempre di più fra di noi. E cosa volevo dire? Si chiama appunto Lo scienziato dilettante, è un bel tomo di parecchie pagine. Se riuscite a trovarlo, regalatelo ai vostri figli, ai vostri nipoti. È una cosa veramente che attira l'attenzione perché ha un sacco di curiosità scientifica all'interno, permette di produrre esperimenti veramente
di una certa qualità con materiali semplici che possiamo trovare in casa, e sono descritti, disegnati molto bene. Se riuscite a trovare questo testo, se lo troviamo anche noi eventualmente, vi mettiamo un link nella descrizione di questo video, e lo consiglio veramente a tanti, mi ha fatto veramente crescere e riempire di curiosità verso il mondo della fisica e della scienza. Un'altra cosa interessantissima, adesso c'è Wikipedia, ma non sempre dice cose corrette, ho già trovato degli errori, non ho voglia di andare a fare correzioni e cose, ma ci sono. Invece le enciclopedie cartacee di una volta, ne avevo 3 di mio padre, e lì è stato girare da una cosa all'altra, parlavano di una cosa su una cosa che cercavo, qualcosa che cercavo, parlavano di un'altra cosa, passavo da un argomento all'altro, ho letto tantissimo e poi cercavo di fare degli esperimenti cercando sull'enciclopedia come potevano essere queste cose, ma ti dice un minimo, ti dà 2 dritte teoriche, e lì è stato importantissimo questo lavoro perché mi ha insegnato tantissimo, riuscito a passare dalla teoria alla pratica costruendo ciò che mancava, diciamo, tra la teoria e la pratica. Infatti molto importante secondo me approfondire, che me ne parla spesso Stefano, il fatto di sperimentare, informarsi e fare delle prove nella sicurezza logicamente, ma per imparare serve anche la pratica. Sì, è importantissimo perché una volta che si riesce a fare un qualcosa, quel qualcosa, ma anche un qualcosa che vedi in un momento così, poi abbandoni, fai altre cose, quel qualcosa resta fisso nella mente con tutti i suoi collegamenti alle altre cose. Qualcuno chiede cos'è il macchinario lì dietro. Abbiamo fatto anche dei video, tra cui uno appunto per Valleggi, dove abbiamo rifatto gli specchi. È un'apparecchiatura PVD, che sarebbe physical, adesso non mi ricordo la parola, vapor coating, vapor deposition, esatto. E praticamente c'è una pompa ad altissimo vuoto e qua dentro, scaldando un filamento con sopra un materiale metallico, ad esempio, viene evaporato nel vuoto e va a rivestire gli oggetti. Oppure c'è anche l'apparecchio per lo sputtering, che adesso non lo so spiegare, un altro sistema dove viene inserito dell'argon rarefatto nella camera e si viene ionizzato, di lì praticamente gli ioni positivi vanno a distruggere il materiale che si vuole evaporare e lo mandano verso l'oggetto che si vuole rivestire. Tanti chiedono di fare altre live, alcuni si lamentano anche delle luci che continuano a spostare. Il nostro tecnico luci, cameraman, di cui alcuni di voi si sono un po' lamentati. Sì, sono spesso preso di mira da commenti negativi. Purtroppo anche nei video a volte c'è il momento da far vedere proprio rapidamente, quindi bisogna correre lì. Capiamo che le nostre inquadrature siano un po' troppo veloci, improvvisate, possano dare fastidio a qualcuno. Cerchiamo sempre appunto di migliorare nelle nostre tecniche e con le nostre strumentazioni per riprendere. Alcuni chiedono delle donazioni. Non abbiamo attivato il programma diretto su YouTube, No, che poi per ora poi lo faremo, siamo idonei, ma non abbiamo ancora fatto questa live. Abbiamo deciso di parlare di noi perché l'avevamo già deciso in precedenza, ma siamo sempre stati bloccati. Già intorno ai 30.000 iscritti, pensavamo di fare questo video intorno ai 40.000, poi intorno ai 50.000, e settimana scorsa da un giorno all'altro abbiamo detto ok, ci presentiamo, ce l'avete chiesto in troppi, facciamolo. E quindi non è neanche, è anche abbastanza improvvisata questa diretta. Allora, la camera alcuni si lamentano, ma sembra essere a fuoco, magari è la connessione che magari rallenta. Può darsi, sì. Dovresti trovarla comunque in alta definizione nella versione registrata. Alcuni chiedono di che città siamo. Siamo liguri, sì. Non andiamo troppo nel dettaglio. Tra l'altro siamo di posti diversi della Liguria. Avrete spesso sentito termini come paciugo, che sono tipici di questa regione. Sì. Se avete altre domande, già 2 o 3 volte ti hanno chiesto a te, Stefano, la moto, che cos'è, che alcuni hanno chiesto che moto è, che alcuni sono esperto. Husqvarna TE 250 da enduro. Sono sempre stato appassionato di fuoristrada. Ma ci vado anche in strada, ultimamente ho un'età che non posso più fare certe cose, però faccio ancora sterrati abbastanza impegnativi
mi sposto anche con quella moto. Allora ringraziamo perché siamo quasi a 1000 persone in diretta. Va bene, grazie a tutti Un risultato voi. che davvero non ci aspettavamo. Sì, è una soddisfazione. 1000 persone qui davanti a noi. Come dicono che ci seguono da quando avevamo 1000 iscritti. Sì, Perché ai tempi. è stato un traguardo fantastico quello, ci sembrava di aver raggiunto chissà cosa, adesso è cambiato il Siamo punto a di vista. 76.000 attualmente, lo sì. diciamo per chi, Sì. chi riguarderà questo video fra 5 anni, chi Sì. lo sa. Alcuni chiedono se continueremo a fare dirette. Beh, questo è stato un esperimento, vi è dovuto perché appunto ce l'avete chiesto in tanti di farci vedere, di farci vedere, dimostrarci, scusate se mi impappino un po', sono un po' emozionato, è probabile che ne faremo Sì. altre in futuro, sì. Ti correggono che sono 78.400 gli iscritti, non 76. Grazie. Attenzione. L'avevo visto un po' fa. Non so Sì. se volete fare qualche progetto futuro, magari qualche video, qualcosa che stiamo studiando. Facciamo allora dobbiamo fare qualcosa su la produzione di energia elettrica con l'acqua, turbine, spiegare un po' se uno ha un ruscello, che tanti dicono la sorgente, posso fare la corrente elettrica, mi è già capitato personalmente persone che mi chiedono questo. Vi spiegheremo quando, in che condizioni si può fare la corrente elettrica e quindi anche come calcolare se uno ha una sorgente, misura la portata, ci sarà una caduta, un certo dislivello e come calcolare la potenza che potrebbe fornire una data sorgente, un dato torrente o ruscello. Vi chiedono tantissime cose sull'energia, soprattutto sui pannelli solari. Cerchiamo sempre di essere un po' aggiornati all'attualità, infatti abbiamo anche in programma video futuri su combustibili, diciamo Sì. così, e riscaldamento, però non vogliamo spoilerare troppo. Perché il nome causa la leggenda. Questo lo può dire Luca, è Io stato non lui a c'ero battezzare, no? Sì, abbiamo trovato questo nome che ci ispirava. Sì. Poi è piacevole dai commenti che emerge, che dice siete davvero una leggenda. È una leggenda, ma era soprattutto all'inizio un gran caos. Sì, esatto, Caos era il nome adatto perché facevamo veramente di tutto. Io filmavo videogiochi ai tempi Sì. di quando ci sviluppavano gli youtuber. Da Caos nella Esplosioni mitologia di è nato tutto. petardi. Sì, da Caos. Da Caos è nato Esatto. tutto. Sì, ancora complimenti, li ringraziamo. Mancano solo 24 persone ad arrivare a 1000. Una cosa interessante che secondo me dovrei approfondire, magari parlandone un po', è su i tanti video che noi chiamiamo free energy, che anche la macchina di Majorana, eccetera, che si vedono e tanti si chiedono. Sì, allora la free energy non esiste. Non esiste proprio. Oppure non stiamo esiste, cercando sì. di nascondervela. Certo, facciamo parte di quella lobby che non si può tirar fuori un gatto da una pietra, ecco, cioè l'energia è una cosa che ha un valore proprio nell'universo, è una cosa come fosse, è materia alla fine, perché si equivalgono, poi dobbiamo vedere. L'energia, se non ce l'hai, se non la produci, se non la prendi da qualche parte, che sia il sole, il carbone, il gas, l'uranio, tutte queste cose, l'acqua, un salto d'acqua, l'acqua ferma non è energia, è morte. La CO2 è morte nel senso che non puoi bruciarla, non puoi combinarla con qualcosa, ottenere, devi metterci dell'energia, però se vuoi farci qualcosa. E l'acqua, se vuoi darle una forza, un'energia, devi pomparla in alto mettendo energia. Non esiste motori magnetici, queste cose qua, poi vi spiegheremo, magari faremo un video apposito un giorno per spiegarvi. Per sfatare questi Sì, miti, questi potrebbe miti, essere sì. di Esatto, interesse, sì. sì. Possiamo far vedere perché non si può estrarre Sì. energia dal vuoto. ovviamente. Sì. Un'altra domanda personale che hanno già chiesto in tanti è se siete sposati e avete una famiglia. Allora, io no. Io ho una compagna che saluto perché ci starà guardando. Sì. E un'altra domanda che ora appare in maniera persistente riguarda l'idrogeno, che vabbè, è un argomento molto complesso. Sì. Se vuoi un attimo magari accennare su... Allora, l'idrogeno non esiste in natura,
cioè esiste ma combinato. L'acqua è una dimostrazione che c'è l'idrogeno, tantissimo combinato con l'ossigeno, è un ossido praticamente di idrogeno, e anche lei è morta chimicamente. 1000 persone in live. 1000. Grazie mille allora. Grazie. E niente, l'idrogeno si può solo produrre. Adesso ci sono 2 metodi per produrlo, uno con l'elettrolisi, bisogna buttarci dentro energia per farlo dall'acqua, l'altro si parte da cose tipo il metano che contengono parecchio idrogeno, con il reforming si può scindere, si possono separare il carbonio dall'idrogeno, ottenendo appunto dell'idrogeno, ma anche qua... O anche col cracking del vapore d'acqua con il carbone, esatto, sì, esatto, esistono molti metodi. Esatto, si chiama gas d'acqua, si chiamava idrocarbonato anticamente. Pensate che con questo metodo, appunto, in un contenitore col carbone si può andare a aumentare il carbone tantissimo e si spara vapore acqueo. Esce fuori idrogeno e monossido di carbonio, poi separandoli si ottengono i 2 gas. De Vigny, il famoso chimico dei primi dell'Ottocento, che faceva questi esperimenti, poi si assaggiava le cose, respirava cose, il morto a forza di respirare rumente, come dicevano noi, erano sporcizie e porcherie. E una volta ha fatto questo gas d'acqua e gli è venuto in mente potrebbe curare, non mi ricordo più quale malattia, e si era sperimentato su di sé. Ne ha inalato tanto che poi è svenuto, è stato in coma 2 giorni, privo di conoscenza, ma è sopravvissuto perché ormai era resistente alle sostanze chimiche. La scienza vuole i suoi sacrifici. Sì. Io ho costruito alcuni generatori di idrogeno, elettrolizzatori principalmente, più che altro a livello hobbistico sperimentale. E stavo pensando che potremmo eventualmente acquistare nei nostri futuri prodotti un generatore di idrogeno per quelli per saldatrici da uso tecnico. Sì. Così faremo vedere quel tipo di fiamma, è molto Sì. interessante anche per fare certi tipi di saldature un po' particolari. Aiutateci anche questo con le vostre donazioni. Allora, è una domanda questa che devo rivolgere a Mike sui Tesla. Sì? Dicono di fare anche video su Tesla, che ne fanno spesso in America, qua ne fanno pochi. Se ci puoi raccontare un po' della tua esperienza con i Tesla. Allora, la mia esperienza è nata da un gruppo che si chiamava, se non ricordo male, Alta Tensione, che adesso ormai è andato a scomparire perché è diventato un po' anzianotto, si parla di Web 2.0, quindi era roba un po' antica. E niente, ho sempre avuto questa passione per l'alta tensione, generatori di alta tensione, da moltiplicatore di tensione a altre apparecchiature appunto come i Tesla. Ho costruito bobine di Tesla a partire da oggetti piccolini con piccole valvole o a transistor, fino a quando sono finito poi anche in diretta su Prima Visione su Rai 1 con una bobina di Tesla audiomodulata che produceva musica, ecco. È stata una passione che però piano piano è svanita perché ha 2 vie: o si finisce per diventare solo teslari, come ci chiamiamo noi del gruppo, e quindi si finisce per costruire bobine di Tesla sempre più grosse fino a che il giardino o la casa non sono più sufficienti, o se no poi alla fine un po' ci si abbandona e quindi si lascia un po' perdere questa passione per passare ad altro, magari sempre sull'alta tensione, però altri campi. Comunque abbiamo un bel video con un Tesla di Mike. Sì, abbiamo Bello, forse il potente. video 234, non vorrei sbagliare, che fa vedere una delle bobine di Tesla che ho costruito. È una bobina di Tesla che avevo costruito per tenerla in casa, infatti l'ho costruita tutta in plexiglass con i LED blu per avere una certa estetica. E poi c'è un altro piccolo Tesla che avevo costruito da ragazzino, che ogni tanto si vede. Sono anche i complimenti di Pieraisa, che lui è esperto. Grazie Teresa. Abbiamo visto anche i tuoi esperimenti, i tuoi video con la bobina spirale e gli altri. Ti seguiamo. E voglio sapere se siete radioamatori. No. No, io sono stato CD da ragazzino, ho costruito nel 71 il mio primo ricetrasmettitore a transistor, una cosa molto semplice, un solo canale, come CB, Citizen Band, praticamente sulla 27 MHz, anche i miei genitori questi erano appassionati, ho mollato la cosa loro. Anch'io sono stato Ma non CD. radioamatori veri e propri.
Anche io sono stato CB e nasco dal canale 14 27.125 MHz perché ai tempi c'era un kit con le radio walkie-talkie di Topolino e quegli apparati di giocattolo funzionavano tutti su quella frequenza, di conseguenza ho iniziato da quello per poi acquistare un baracchino e divertirmi anch'io un po' con l'ardiantistica. Ho costruito qualche piccola antenna, ma poi è una passione che mi è passata presto. Ti devono chiedere anche dei titoli, lo studio, l'esperienza, abbiamo cose che abbiamo già all'inizio ripetuto. del video andatelo a rivedere oppure lo rimetteremo comunque il pubblico questo video che abbiamo fatto oggi in modo che possiate rivederlo. Sì. Siamo oltre 1100 persone in live, 100 persone in così poco tempo. 1136. E si sono aggiunte da 1000 prima, poco fa. Io sono un po' emozionato, mi verrebbe voglia di scappare via. Davvero pensare che dentro quella videocamera, dietro quella videocamera, ci siete in così tanti. Sì. Alcuni chiedono riguardo alla scannerizzazione del libro. Alcune pagine magari possiamo metterle, quelle più interessanti, le carichiamo magari sulla piattaforma Ko-fi. Sì. E ci sono già altre cose, è una piattaforma interessante che utilizziamo spesso noi. Sì, su Ko-fi mettiamo tutto quello che è documenti digitali, disegni, foto. Dei nostri video. Dobbiamo impegnarci un pochino di più per approfondire e riempire questa piattaforma in modo che sia accessibile su vari campi. La verità è che ci abbiamo anche tantissimi progetti, il problema è un po' la carenza di tempo che abbiamo. Perché lavoriamo, Luca studia, Michele e io lavoriamo, alla sera ci mettiamo praticamente quasi tutte le sere a trafficare per preparare qualcosa per Caos, sperimentiamo e poi ogni tanto giochiamo ci anche. Sì, a volte giochiamo, facciamo poi qualcosa che è meglio che non l'attività facciamo vedere, i cacciughi facciamo delle volte, Gli esperimenti, sempre vengono le ciambelle col buco. esperimenti pericolosi che avete rischiato la vita, qua chiedono, ma toccano un argomento un po'. A 11 anni, sapendo di produrre il cloro unendo ipoclorito di sodio alla varichina sì. con l'acido solforico, l'ho voluto provare, vedere cosa succedeva, non succedeva niente in questo vasetto di vetro. Allora ho deciso di andare piano piano a non usare il vicino. In quel momento si è scatenata la reazione, sono venute su bolle e gas giallo di cloro, giallo-verde, praticamente il cloro gassoso, me lo sono respirato. Vabbè, è venuto il dottore, poi mi è passata, però sono stato male 3 ore, mi sembra. Una delle tante cose. A me sono passati 3125 volte attraverso il corpo, A me sono 2100, sopravvissuto. a me 2100. Con formicoli dei muscoli e dei nervi è stata un'esperienza un po' brutta. Lasciare dei buchi Sì. della pelle. E poi vari esperimenti di chimica, di fisica, bisogna stare un po' attenti, studiare bene la materia e prevedere i comportamenti e la prudenza non è mai troppa. Una volta ho fatto reagire la soda caustica con l'alluminio, castagnola, meno male che avevo visto sto vaso grosso nella vasca da bagno, a un certo punto si è messo a ribollire tutto, è venuto fuori tutto e poi si è corroso lo smalto della vasca da bagno, che era di quelle di ghisa svuotata, con la soda caustica se l'è mangiata. Sì, abbiamo fatto un po' di pasticci tutti con i nostri esperimenti. Sì. Da piccolo ho fatto una cosa orribile, ma non è successo niente. Avevo sul mio banco da lavoro, dove giusto c'era questo quadro, mi erano cadute delle piccole gocce di mercurio, erano lì che giravano. Un giorno avevo un filo rovente, un filo di nickel chrome che lo roventavo, ho visto queste goccine e ho cominciato a toccarle e facevano un alone grigio intorno, grosso così, quindi vapori di mercurio si condensavano, alcuni condensati non li respiravo. Meno male che ricordiamo che la pericolosità del mercurio si misura in parti per milione e quindi ne abbiamo respirato parecchio. Se potete fare un attimo vedere le mani, che chiedono se ci avete tutte e 10 le dita. Ci sono. Sì, ci sono ancora tutte e 10. Alcune le fonti su cui informarsi per quanto riguarda forse, non so, i trattamenti chimici,
Probabilmente sì. Informarsi, allora io libri recenti non ne conosco, ho tutta una caterva di libri che arrivano al massimo agli anni 60, diciamo i più recenti, forse ormai introvabili, tanti libri degli anni 30, 40, tanti di mio padre degli anni 50, 40, 50 e così via. E poi tanta curiosità, Sì. studio e a volte anche fortuna di trovare un testo, un libro, anche a volte in qualche Sì. mercatino si riesce a trovare con informazioni utilissime Ne che avevo non si trovano da trovato nessuna parte. uno però scritto in francese sulle turbine a vapore, stupendo, del 1904, devo cercarlo un giorno, lo facciamo vedere con dei disegni stupendi. Magari poi mettendo a posto anche il negozio che abbiamo su Amazon cerchiamo anche magari di mettere una serie Qualche- di, Sì, certamente. di che più antichi magari si trovano in 30ª ristampa. Il manuale dell'ingegnere di Giuseppe Colombo è un libro interessante, è un manuale, non è, però formule di uso pratico per vari generi di tecnologia, dalla meccanica all'elettrotecnica, idraulica, pneumatica, tutte queste cose qua. E sono formule affidabilissime, descrizioni interessanti, brevi ma interessanti dei fenomeni. C'è una domanda di Ulisse Primerano che ci segue sempre, Ah, ciao, Sì, Ulisse. da una vita. che però non capisco bene il senso. Che cosa ne pensa Stefano di quella spina inglobata nella roccia, così come il martello? La spina nella roccia. Forse era la spada, La spada, no, la ma spina potrebbe nella essere la roccia. spina. Dobbiamo interpretarla. Una domanda interessante è se pensate che le tecniche nel passato siano andate perdute. No, perché a volte vengono riscoperte e con la tecnologia di oggi possono dare frutto. Io ne conosco tante, ma so che ci sono persone che le conoscono anche più profondamente di me e le risumano facendo tornare in vita a volte. Ne ho visto qualche esempio. Una cosa che mi hai detto una volta, ti ho chiesto come fai a costruire, pensare certi apparati, mi ricordo che mi hai detto penso a come lo avrei costruito se fossi stato nel 1800, ad esempio. Sì. Io questa cosa qua, delle volte vago con la mente, delle volte lavori che faccio adesso, magari c'è un controller, un PLC, c'è come farlo, diciamo a relè ad esempio, oppure in altri campi, sempre usando materiali e la conoscenza di quei tempi. Si fa riferimento a una roccia con dentro un martello che è stata ritrovata, ma non penso abbiamo. Aspetta, hanno trovato anche un bullone che c'era nelle radiografie, sì, ogni tanto escono queste cose qua. Non è possibile perché innanzitutto bisogna vedere che roccia è, perché da quello si parte. Se è una roccia sedimentaria potrebbe rimanerci della roba dentro, come abbiamo chiaramente i fossili, ma a quell'epoca, quando si sono formate queste rocce, non c'era nessun uomo che potesse costruire un martello, né tantomeno un bullone. A volte si può trovare qualcosa nel travertino, che è una roccia che si forma per deposizione d'acqua e di calcare. Si trova in Lazio, penso che molti di voi sappiano cos'è il travertino, è una roccia tutta spugnosa, delle cavità. A volte questa roccia è anche recente, io ho visto una formazione formarsi nella mia vita, raggiungere uno spessore di una decina di centimetri, aumentare di spessore di 10 centimetri, diciamo dagli anni 70 agli anni primi 2000. E quindi in questo tipo di roccia può rimanere qualche oggetto posato sopra e col tempo viene rivestito, ricoperto, inglobato. In questo caso può esserci qualcosa lasciato dall'uomo. Alcuni chiedono se secondo voi alcuni prodotti sono programmati per rompersi dopo un certo periodo dell'obsolescenza programmata. Mi ricordo le lampadine che mi ha spiegato Ste. Sì, la storia delle lampadine, che c'era proprio uno studio, c'è sempre stato, poi stabilivano del tempo di durata i vari produttori, si accordavano. E a parte quello, io ho visto giusto oggi un oggetto di un mio amico, adesso non sto a fare una brutta pubblicità a una marca che peraltro è nota e di alta qualità. E altre persone, poi abbiamo visto anche su YouTube una cosa su questo prodotto e a tutti succede che si rompe la levetta di un grilletto per azionarla, è fatta
di plastica, di una plastica di bassa qualità rispetto alle dimensioni, alla sezione che ha, è programmata per rompersi. E conferma invece Ulisse che hanno trovato una presa elettrica, una spina elettrica inglobata in una pietra. Sì, è una cosa che ci sono tantissimi fake, oltre a questo anche degli altri assurdi. Le persone cercano di attirare sempre l'attenzione su se stesse, sempre, certe persone, di attirare attenzione su se stessi o per interesse economico, per interesse personale di farsi vedere. Tirando fuori queste cose qua si accomunano anche più persone per fare questi servizi. È facilissimo anche simulare una cosa del genere, che non è possibile. Anche il discorso degli egizi che possedevano già la luce elettrica è nato da una rappresentazione dove c'è un fiore che assomiglia a una lampadina. Combinazione cosa assomiglia? Alle lampadine a pera degli anni 30. Negli anni 30 si erano accorti di questo. Se avessero scoperto, diciamo, questa rappresentazione, raffigurazione, adesso non l'avrebbero più riconosciuto come una lampadina, perché le lampadine al giorno d'oggi hanno altre forme. E da lì comunque sono partiti come le cubazioni, collegandosi alle famose pile babilonesi, che sono effettivamente delle pile, che però erano solo quelle e servivano esclusivamente per qualcosa a scopo, diciamo, religioso, sentivano questa scossa. Ne hanno trovato anche una ventina assieme, vuol dire che mettevano 20 pile, poi magari si toccavano i fili sulla lingua e sentivano una scossa e credevano chissà cosa che percorreva i metalli, gli arrivava. Che approfondiremo l'argomento pile. Sì, tra l'altro vogliamo fare qualcosa, una pila efficientissima, poi dovremo vedere. Siamo stati recentemente anche al Museo Marconi, di cui vi consigliamo la visita, e lì dentro ci hanno proprio spiegato questa cosa in modo quasi comico. Ad esempio, quando è stata inventata la prima pila, appunto, di Alessandro Volta, era bella, c'erano queste due lamine che non erano ancora fili elettrici isolati, che toccati insieme facevano un po' di scintilline, appoggiati sulla lingua si sentiva un po' di scossa, e per 20 anni non hanno saputo cosa fare con questa pila. Poi hanno cominciato con l'elettrolisi e queste cose, le prime cose che hanno fatto. Però, pensate a una cosa, che Alessandro Volta credeva che lo zinco della sua pila si consumasse perché era un metallo che non reggeva gli acidi e queste cose qua. Non sapeva che quando usava la pila lo zinco si consumava perché era il combustibile che generava corrente elettrica. Lo zinco si consuma. Non è, ecco, le pile a sale, che tanti adesso le pile a sale, le batterie a sale, molti si credono che il sale sia lui il combustibile, quello che genera l'energia. In realtà no, è il metallo che si consuma. È il metallo tipo lo zinco, in caso, ad esempio, lo zinco che si consuma, che è il combustibile. Un'altra domanda interessante è: qual è l'oggetto più antico che abbiate? Allora, io ho una chiave medievale. Che l'abbiamo fatto vedere in un Sì, video. è vero, in un video l'abbiamo fatto anche vedere, è vero. Lo postiamo qui sotto poi quando pubblicheremo questo video. Sì. Tanti ci hanno chiesto se facciamo un libro, se scriviamo un libro, però è una cosa veramente impegnativa. Siamo dietro da circa un anno, forse anche di più, alla creazione del sito web di Caos. È una cosa che ci porta via tantissimo tempo da riempire con tantissimi contenuti. Cercheremo di trovare il tempo per farlo, ma è appunto una cosa molto impegnativa. Un video che insegnate a saldare a TIG? Possiamo farlo. Avevamo tagliato una marmitta. Plasma. Possiamo far vedere che la risaldiamo, esatto, la facciamo tornare come era prima. I pezzi sono stati tagliati con precisione dal plasma, quindi si può unire e risaldare. Possiamo farlo e spiegare un po' di tecniche e anche come funziona il TIG. Sì. Allora, chiedono se quello è stato autocostruito. No, questo qua è una ditta che lo buttava via. Ho avuto la fortuna che una persona che lavorava in questa ditta me l'ha detto e sono arrivato tempestivamente. Lo tenevano lì, dovevamo buttarlo via, ho detto se me lo date ve lo levo. Me lo sono tutto smontato in pezzi perché pesa tantissimo, trasportato qua e rimontato.
Tanti chiedono delle finestre, che dice cos'è successo alla finestra, c'è il legno curvo. È una cosa, devo rifarle, sono cose in un policarbonato alveolare con una spugna intorno perché sono finestre metalliche che portano freddo e per isolare un po' termicamente d'inverno. Comunque, tantissimi... Poi ci resta anche d'estate in certe finestre, sono sempre fissi di quei... Tantissimi complimenti, vi ringraziamo tutti perché Grazie. è davvero piacevole anche ricevere un feedback, un mi piace, una condivisione che magari a voi non costa nulla, noi ci permette di crescere, di farci conoscere ad altre persone. Sì, per noi è molto importante anche un semplice gesto, veramente quello di prendere uno dei nostri video, uno di quelli che vi piace di più, e pubblicarlo sulla vostra pagina Facebook. A voi costa veramente pochissimo, o in qualche gruppo, però magari. a noi aiuta veramente a crescere e più cresciamo e più riusciamo a fare cose belle, Sì. perché poi purtroppo le cose belle costano e quindi sì, per fare cose sempre più belle abbiamo bisogno sempre di più iscritti, visualizzazioni e del vostro buon cuore. Sì. Alcuni chiedono da dove viene la chiave che hai trovato, dove l'hai trovata, se era in un campo. In un campo che pare ci fosse un cimitero di frati anticamente, però forse questo cimitero c'è stato tra giusto il Medioevo e forse il 1600, quindi non è detto che sia medievale. Ulisse dice che da piccolo prendeva i circuiti e cercava di diventare qualcosa di nuovo. Penso che molti oggetti fatti da Stefano siano fatti con materiali di recupero. Sì. Ma ancora adesso, a volte anche per lavoro, manca un componente, una cosa, perché manca quello, mi ho dimenticato di ordinarlo, poi so di averlo vengo qua, cerco negli scatoloni dove ci sono circuiti stampati, roba simile, vecchi, e lo trovo. Il mio sogno è sempre stato quello di avere un laboratorio che mi permettesse di fare qualsiasi cosa che mi passasse per la testa. Anch'io. E purtroppo questa è una cosa che porta anche un attimino verso la disposofobia, cioè l'accumulo di cose perché potrebbero sempre servire. E spesso una scheda elettronica che è stata tenuta 10 anni prima perché aveva quel componente, ci si accorge che scopre che serviva proprio quel componente lì per finire un lavoro. Io non le ho mai smontate, forse da piccolo le schede togliere i componenti, non le ho mai più smontate perché occupano spazio, ma sono praticamente un'esposizione di componenti. Prendi la scheda, guardi, lo trovi. Se invece cominci a togliere i componenti, li metti via in scatole, cassettini, poi diventi matto a sapere se ce l'hai, ecco. Qualcuno chiede come si fanno le donazioni. Allora ripeto che attualmente sulla diretta non abbiamo abilitato l'opzione, quindi non le facciamo tramite YouTube, ma se volete nei link tramite PayPal oppure sulla piattaforma Coffee. Coffee.com/caos-la-leggenda. E comunque in ogni video se cliccate su altro sotto vi si apre il menu con tutti i materiali che abbiamo usato in quel video, e più sotto ancora c'è una descrizione sulle varie piattaforme che potete utilizzare per offrirci un caffè o farci una donazione, quindi PayPal, Coffee abbiamo anche una piattaforma Bitcoin dove non abbiamo mai visto nulla. Speriamo in una donazione di Elon Musk un giorno, chi lo sa. Allora, per i materiali potete scriversi prima una mail a caosalalegenda@gmail.com, magari ci dite che tipo di materiali sono e poi eventualmente vi mandiamo l'indirizzo. Accettiamo volentieri, però preferiamo fare una selezione preventiva per evitare di trovarci pieno di roba e attrezzatura che magari già abbiamo. Sì. O anche la nostra pagina Facebook, la nostra chat è sempre aperta. Sì, salviamo la diretta, ve la lasciamo nel canale e direi che abbiamo superato le 22:30. E quante persone siamo? Siamo diventati 1233, prima abbiamo raggiunto un picco di 1250. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti. Seguito. Allora, il video lo lasceremo, come ho già detto più volte, ma alcuni arrivano più tardi, dicono possiamo rivederlo. Sì, lo lasciamo nel canale, potete guardarlo quante volte volete.
ci siamo già presentati, abbiamo risposto alle vostre domande sia personali sia riguardo al loro lavoro. E eventualmente faremo una diretta in futuro, se volete farci altre domande potete scriverle quando pubblicheremo il video e vedremo di darvi risposta se possiamo. abbiamo quasi raggiunto anche i 1000 like. Grazie. Grazie a tutti. E sì, ne faremo ancora. Nel frattempo da live vi auguriamo anche buon Natale, delle feste, perché Buon probabilmente Natale, buon Natale. l'ultima che facciamo, e nel prossimo anno sicuramente torneremo con delle live magari un po' più preparati, un po' più. Salutiamo Marco Valleggi, Davide Gatti, Pier Isaac, che sono appunto nostri grandi fan. Speriamo anche noi di essere loro fan, ma penso di sì. E tutti voi che appunto ci seguite, ci supportate e ci date questa spinta per poter andare avanti con questo nostro bellissimo canale, mi permetto di dire questo. Sì. A questo punto vi salutiamo. Bella ragazzi! Bella, Bella ragazzi!